Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di febbraio 2023. Wow, amici del Toro, la papessa e gli amanti. Allora, quando c'è la carta della papessa si tratta di intuizioni fondamentalmente e per quello che riguarda gli amanti fa riferimento o all'inizio di una nuova relazione, gli amanti parla anche di innamoramento, o è una questione di amor proprio. Adesso andiamo a vedere meglio con con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il messaggio di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali per il 2023. Se invece volete contattarmi potete scrivermi un'email all'indirizzo che vedete qui. Allora ragazzi, partiamo con la carta della giustizia, il matto, il fante di denari, la morte, l'eremita, il 9 di coppe e il 2 di coppe. Wow, avete tanti arcani maggiori devo dire e in effetti anche qui ne sono usciti due. Allora, diciamo che qui con la carta della giustizia la cosa che mi ha colpito in questo momento è vedere il numero 11 e il 2 di coppe alla fine, ok? Quindi, e anche qui c'è un 2 che è rappresentato come due stanghette. Ho come l'impressione che sia un... Fatemi sapere nei commenti se vedete spesso l'11 o l'11-11 in questo periodo, perché è un numero un po' speciale, un po' particolare. È un numero che fa riferimento anche alle anime gemelle, ok? E poi abbiamo anche gli amanti, quindi voglio dire. Però qui la cosa che mi colpisce è che appunto si parte da una situazione di giustizia dove può far riferimento a qualche questione burocratica nella quale eravate coinvolti o fa riferimento a un magari qualche cosa che è venuto alla luce, non necessariamente che è legato appunto alla burocrazia, ma è molto probabile, ecco. Andiamo a spiegarlo meglio poi dopo con i mini tarocchi. Abbiamo anche la carta del matto. Ragazzi, ho come la sensazione che qui ci sia un prima e un dopo. Il matto è una carta di nuovi inizi, è una carta di genuinità, di fiducia nella vita, di avanzamento, di nuove avventure. Molte volte parla di viaggi e parla di... Io lo sento come una carta se fosse... come se esprimesse una forte libertà, un forte impulso di vita. Abbiamo poi anche il fante di denari. Può avere a che fare con dei figli, ragazzi, o in questo caso lo sento di più come se fosse qualche cosa a cui voi vi state iniziando, nel senso che può essere un nuovo tipo di percorso di studi, un viaggio, come dicevamo, un nuovo tipo di lavoro, un nuovo tipo di relazione anche, perché giustamente c'è un fante di denari. E può essere che anche la persona sia una persona o giovane o giovanile, eh? Abbiamo anche la carta della morte, qui c'è una rigenerazione da dover effettuare, un taglio. Non so perché, ma lo sento collegato con la giustizia, perché anche la giustizia taglia. La papessa qui mi parla e anche la carta degli amanti, sia la papessa che la carta degli amanti sono due carte che parlano di dualità e molte volte fanno riferimento all'effettuare una scelta proprio per amor proprio. La sacerdotessa indica una scelta effettuata con successo, il superamento dei dubbi per capirci. E poi abbiamo l'eremita. Allora, ho come l'idea che ci sia questo nuovo inizio
questa nuova avventura, questa nuova può anche essere conoscenza, appunto, se siete single. Ehm, sì, un nuovo input, un nuovo impulso, che però qui, vedendo la carta dell'eremita e la morte, è come se in questo periodo foste chiamati proprio ad ascoltarvi, ad autoconoscervi, da soli però. Questo non vuol dire che se siete in una relazione dovete lasciare il partner, ma semplicemente prendervi il tempo per fare quello che l'eremita richiede, cioè un'autoanalisi, un'introspezione. E difatti poi guardate, abbiamo il 9 di coppe e il 2 di coppe. È come se questo momento di introspezione, di morte dell'ego, vi desse l'opportunità, questo cambiamento che la giustizia porta, vi darà la possibilità di vedere la relazione o di creare la relazione nel caso non ce l'abbiate, ehm, in un modo più equo, in un modo più equilibrato. Cioè, ma guardate che carte che avete. 9 di coppe e l'appagamento emotivo, e il sogno compiuto lo chiamano anche. Quindi direi che è un buon periodo e siamo in tema, visto che febbraio è il periodo di San Valentino. Allora, andiamo a vedere questa giustizia, così cerco di darvi qualche informazione in più sulla giustizia. Abbiamo un 6 di pentacoli e un fante di pentacoli nuovamente. È un equilibrio che si deve creare o che si è creato. Per molte persone questo equilibrio si è già creato. È come ho la sensazione che qualcuno qui abbia conosciuto una persona, o se non l'avete già conosciuta andrete a conoscerla a breve. Diversamente potrebbe essere una persona con la quale avete già una relazione, ma dove comunque cambiano gli equilibri, nel senso che le cose iniziano ad andare meglio, perché ho sia il 6 di pentacoli che la giustizia, che sono due carte. Il 6 di pentacoli è l'arcano minore della giustizia, quindi è un po' come l'espressione di un forte equilibrio con questo ehm, fante di pentacoli. Andiamo a vedere il matto. Di nuovo un 6, 6 di bastoni e la carta degli amanti un numero 6 e un 8 di pentacoli al contrario. Allora, qui può essere che faccia riferimento, ragazzi, a un nuovo tipo di traguardo raggiunto o che si vuole raggiungere o verso il quale si parte, perché comunque il matto è un arcano numero 0, è un inizio, è la conclusione di un ciclo, ma anche l'inizio di un ciclo nuovo, ok? E il 6 di bastone è una carta di forte riconoscimento, quindi ho proprio la sensazione che con questa persona si possa instaurare un rapporto equilibrato. E quello che manca io credo che sia un viversi la relazione. Credo che sia per questioni di tempo, di lavoro. Andiamo a vedere il fante di denari spiegato da un eremita e da un 5 di bastoni al contrario. L'eremita ce l'abbiamo anche qui, Datemi ancora una carta, perché è come se qualcuno è letteralmente volato ed è un asso di spade, esatto. È come se qualcuno avesse bisogno di far chiarezza mentale dentro di sé per quello che riguarda una questione legata a una competizione. Le competizioni possono anche essere io faccio più di te, io sono più bravo di te, io merito più di te. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo l'imperatrice al contrario e il giudizio al contrario. Oh, wow! Ragazzi, dovete lasciare indietro. Allora, per qualcuno è qualche idea legato al ruolo di madre o alla maternità, perché abbiamo comunque questa imperatrice. Se comunque la competizione ce l'avete con i figli o con dei figli, ecco, io credo che sia proprio quello che dovete lasciare indietro, il fatto di competere. Se ipotesi se fate parte di una di quelle nuove relazioni dove voi avete figli e anche il partner o la partner ha figli, oppure solo il partner e la partner ha figli e c'è questa sorta di competizione
con voi e i figli per, diciamo, ottenere l'attenzione della persona in questione. Ecco, questo è un tipo di competizione che magari non è tanto sano, perché comunque i ruoli sono diversi, quindi è impossibile competere. Uno è partner, uno è figlio o figlia e l'altra potrebbe essere ex. E quindi sono ruoli contro i quali non si può competere, cioè sono un discorso è se fosse figlio e figlio. Mm. È come se c'è qualche cosa che non riuscite a capire. È come se non riusciste a farvi una ragione di una certa cosa. Andiamo a vedere l'eremita perché secondo me poi questo cambierà. Abbiamo un asso di pentacoli e un re di bastoni, ragazzi. Allora, se per caso questa è giustizia, perché vi ricordo che quando c'è la carta della giustizia parla di contratti, potrebbero anche essere contratti di matrimonio, visto che abbiamo la carta degli amanti. Però ho come la sensazione che ad un certo punto, verso la seconda parte del periodo, magicamente cambierete il vostro stato di single perché c'è un asso di pentacoli, c'è qualcosa di concreto che può svilupparsi, che può crescere con questo re di bastoni. Allora, il re di bastoni potrebbe essere questo fante di pentacoli con, diciamo, un'energia cresciuta nel tempo. O ragazzi, qua potrebbe semplicemente essere che la giustizia firma un accordo con questo fante di pentacoli, ok? Da lì c'è un nuovo inizio. La rigenerazione qui va vista a livello mentale ed emotivo, mentre qui il nuovo inizio è proprio a livello concreto. E qui c'è questo nuovo inizio con questo re di bastoni. Poi, ripeto, dipende sempre da che tipo di realtà avete. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Wow, l'imperatore è un 4 di coppe. Voglio vedere anche il 2 di coppe. Abbiamo un 7 di bastoni al contrario, un 3 di bastoni e la carta della torre. Allora, ho l'idea che questo re di bastoni possa essere la stessa persona dell'imperatore, ma che semplicemente è un po' come se voi non vediate il tipo di concretezza che ha la relazione. Siete talmente nel vostro loop, qualcuno è proprio in una fase di isolamento. Qualcuno sta proprio cercando di nutrire se stesso, infatti gli amanti parlano anche di amor proprio, ok? Che è come se questa sensazione, questa persona che arriva, non la vedeste. Però alla fine in qualche modo sì, perché c'è un due di coppe, c'è un incontro, c'è la caduta di qualche certezza. Ragazzi, la torre per me non è sempre solo negativa, però se voi, ipotesi, siete sempre stati convinti che quella persona non vi guardasse, ipotesi, poi il crollo della sicurezza può essere appunto realizzare che invece quella persona è interessata a voi. E vi dico così perché c'è una sorta di crollo delle barriere difensive, c'è questa capacità di espansione, ci sono dei progetti. Vi dico, è un po' come se c'è la possibilità intorno a voi di conoscere qualcuno che potrebbe essere proprio un imperatore, una persona stabile, un imprenditore per darvi qualche idea, potrebbe essere... Mi parlano, non so perché vedo i libri come una biblioteca. Ok ragazzi,
Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una meditazione. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono sempre il canale con i like, i commenti, le condivisioni, le donazioni, quindi grazie veramente di cuore a tutti. Ne ho 5, sono un po' tante, ma le leggo velocemente tutte quante. Allora, il corridore. Questa carta parla di relazioni di codipendenza e di ascoltare troppo il proprio ego. Poi questa carta parla di stabilità, di sicurezza, di permanenza, di crescita, ok? Ve la metto qui. Abbiamo la farfalla, ecco, vicino al 3 di bastoni, ve lo metto, perché parla di una relazione che si sta evolvendo, che va alla fase successiva e parla anche di guarigione del bambino interiore. Qui abbiamo una ragazza che parla di single, parla di vivere il momento, ve la metto qui e di divertirsi parla anche. E poi, questa ve la metto vicino alla torre, qua in fondo. La relazione è finita, non ci sono seconde occasioni, cresci e trasforma la tua vita. È proprio l'arcano della morte questa. Qua ce l'abbiamo. Cresci e trasforma la tua vita, amor proprio. Guardate, qua ci sono comunque il matto che fa riferimento al bambino interiore, questa carta ve la metto qui. Ehm, sì, qui ho un po' come la sensazione che si debba costruirsi una propria identità, conoscendosi attraverso l'autoconoscenza. Ancora una meditazione delle 101 meditazioni di Firndor, vediamo che messaggio vi vogliono dare. Ok. Quando sei sopraffatto da pensieri di paura e di depressione, sappi che io sono con te, a proteggerti e a riportarti alla calma. Ogni paura scomparirà e sarai colmo di pace. Il mio amore è sempre con te. Sentiti al sicuro in esso e vai avanti calmo e fiducioso, sapendo che il mio amore è continuamente al lavoro dentro e attraverso di te. Negli arcani tradizionali degli amanti, anche qua si può, usando un po' la fantasia, ragazzi, ci sono due mani qui, no? Dovrebbero essere le mani di un angelo, come per dire che l'amore, sia che sia amore verso gli altri o amor proprio, è sempre protetto, è sempre l'amore che arriva da Dio, che arriva dal cuore, dal quarto chakra, ok? Se non credete in Dio, potete sostituire la parola Dio con universo, fonte, madre terra, Allah, quello in cui voi credete, insomma. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata utile, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!